Ciao a tutti amici di V-Drive e benvenuti in questo nuovo video. Un nuovo martedì sera, caro Peppe, e un nuovo appuntamento con aprile 1987, quindi appuntamento storico, appuntamento chiacchierata a quattro ruote. Andiamo a scoprire subito questo numero insieme. Aprile 1987, sì. Questo 4 ruote costava 4.000 lire, che con il nostro convertitore storico sono 4,62 €, siamo molto vicini, un po' di meno magari. Sì, un pochino di meno rispetto al prezzo. In copertina la cugina spagnola della Panda, la Seat Marbella, con anche altre inchieste, altre anteprime, una bella sfida Ferrari contro Porsche, sfida eterna. Andiamolo subito a sfogliare, a te l'onore. Già 87 periodo di Volkswagen nelle prime pagine, quindi con una bella aggrettante, l'Audi 100 Avant, molto interessante, e le Opel by General Motors, in questo caso la Omega. L'ammiraglia delle tempi. Sì, esattamente, questa era quella che rifacevano anche con la Lotus, se non sbaglio? Sì, la versione pimpata. La Lotus Carbon, sì. Bella questa pubblicità, torno un attimo Quale indietro. Visto? Volvo. Volvo 740, è una bella macchina, una bella berlinona nella neve, quindi tipicamente svedese, non si ferma al primo ostacolo. Volvo 740 benzina, turbo o iniezione? Dai, impazzisci, dai, gonfiati. Sì. Che dirvi ragazzi, mi è sempre piaciuta. Qui purtroppo l'unica versione un po' più potente e pimpata che abbiamo è la 2.8 benzina a 6 cilindri, che è la versione anche tra l'altro 4x4. Non vedo in listino la versione Cosworth, che è la mia preferita, ma comunque rimane per me un'auto veramente molto bella. Beh, però stiamo cercando di regalarti questa Ferrari. Io sono qui. Immagino e suppongo che la pubblicità continui anche all'altra pagina. E infatti Ferrari testa rossa. Testa rossa. Quindi con un alcolico davano la possibilità di vincere questa Ferrari testa rossa. Dai. Nuovo Pagero, tra l'altro è uscita recentemente la notizia che Mitsubishi smetterà di produrre definitivamente un'auto storica, un fuoristrada storico come il Pagero, e smetterà di vendere anche le sue auto in Europa dall'anno prossimo, quindi RIP Mitsubishi. E qui bella, 75 Twin Spark. Sì. Niente male. 2000 benzina, 75 Twin Spark, 148 cavalli, 205 km/h. Un'anticipazione, ma quando uscirà sto video sulla 75 di Matching Numbers? Uscirà, vero? A brevissimo ragazzi, dai. È tra le nostre. Bellina. Qui viene appunto sponsorizzata con questa bella pubblicità, tra l'altro con 4 motori degli aerei, 130 cavalli, che ragazzi possono sembrare veramente pochi adesso, ma 130 cavalli per una scatoletta che pesava veramente pochissimo, forse anche meno di una tonnellata o poco distante da quel peso. Certo, se non sbaglio questo è un AC-130, un aereo militare, quindi 130 cavalli. Beh, non c'è molto altro da dire, non c'erano nemmeno piccole postille con i finanziamenti. La calandra, le linee lasciano capire tutto. Beh, bellissimo. 735i, posteriore bellissimo, clamorosa. L'auto di James Bond negli anni 90, spettacolare. Lancia Prisma, la berlina media. 1600, 1600E, 1500, 1300, diesel e turbo diesel. Tra l'altro ricordiamolo sempre, allora c'era anche questa differenza tra la diesel e la turbo diesel. Certo. Wow, sempre più sprint. Qui abbiamo dei progetti, sì, sulle anteprime di Alfa. Questa qui mi ricorda molto la serie 3 Compact di BMW, sinceramente. La 164 Cabrio e ha una beretta, quindi su base 75. A me ricorda un po' la vecchia GTV. Sì, anche. Interessante. Una berlina già tanto nota, la 164 e la Coupe che non è mai uscita. E qui c'è interessante, questa sulla base della 75, molto interessante, purtroppo anche questa. Nada. Qui altre studi sulla Volkswagen Pass. Sì, esattamente. Spia nuova Audi 200. E qui abbiamo Volvoni. Questa non è mai uscita, vero? No. È stata ridisegnata, non lo so. Lei sicuramente no. È una serie 3 compact. Stupenda. O meglio, quella che tu hai anticipato è una serie 3 compact. E qui, wow, non so da dove iniziare. Allora abbiamo Zagato Volante, quindi dovrebbe essere una Aston Martin. AC Cobra, Autocraft, quindi dovrebbe essere una replica, e la Turbo, quindi Porsche 911 Turbo. Wow. Io personalmente preferisco di più la targa. Tutta la vita non lo devi mai dire. La targa rispetto alla Cabrio? Ok, no, pensavo in generale rispetto alla Cabrio. Alcune promozioni di allora, American Express, Michelin, e come auto ci ritroviamo Honda City e Mazda Etude. Honda City, peraltro, questa qui si è trasformata nella Honda Jazz.
Quando l'avvocato scopre la testa, questo è un focus sulla testa rossa personale di Gianni Agnelli, un esemplare praticamente unico al mondo, con pelle blu, esterno grigio. Spider, unica al mondo, veramente. Grandi manovre, speciale 4x4, Oto Melara, mai sentito. Però è molto interessante, un'auto derivata sicuramente dalla... Tecniche d'assalto. Sì, dal campo militare, anche la linea mi ricorda un SUV su base Aston Martin Lagonda. Qui la cover car, se vogliamo, quindi la Seat Marbella a confronto con la sua cugina italiana, la Fiat Panda 750 Yankee. Esattamente. Beh, internamente molto simili tra loro. C'è molto da dire, ragazzi, spesso per chi non era competente all'epoca era facilissimo confondere i due modelli. Esattamente. E anche come valutazioni, giudizi, sì, il punteggio è molto simile tra di loro. Alfa 75 Twin Spark, anche questa colorazione molto bella, poi targata Milano a tutto. Classicissima, ragazzi, classicissima. E qui la prova by Ivan Capelli, wow, con anche questa bella derapata. Sì. E qui la sfida delle sfide, Porsche 928 S4, scusate io mi confondo con questi modelli, e la Ferrari testa rossa. Un pochino di dati: per la Porsche un 5000, 8 cilindri, 235 kW, quindi 320 cavalli, 270 km/h per un ammontare di 118 milioni, non pochi sicuramente. Testa Ferrari, rossa 5000, 12 cilindri boxer con 390 cavalli, 291 km/h di punta e 186 milioni di lire italiane. E qui abbiamo anche la sfida durante la Le Mans con la Porsche 917 e la Ferrari 512S. Bella sfida. Io da questo punto di vista sono ferrarista su tutta la linea qui, perché la testa rossa è un'auto che mi ha sempre fatto impazzire e la 928 invece è una Porsche che non mi ha mai fatto impazzire. Posteriormente tutta la vita Ferrari, anche qui sinceramente sì. Forse la 928 è stata una delle Porsche un po' meno apprezzate di quei tempi. Sì, è una delle auto meno ricordate, o meglio, magari all'epoca no, però adesso sì, rispetto alla 1, la tipo. La Fiat regata, in questo caso 70S, è Weekend Turbo Diesel. La Weekend era la Station Wagon. Vi ricordate con la Fiat Marea Weekend era la versione Station Avevano la possibilità di avere una ribaltina, che sicuramente avrà anche questa qui, che dava la possibilità di poter facilitare il carico dal bagagliaio. Ed infatti eccola qui presente la ribaltina, che poi come hai detto tu è stata riportata anche sul modello di Maria. Lì un po' di motori, le versioni a confronto, la 70S e la Turbo DS, Ford Fiesta 1400S, quindi una versione un po' più pepata. Sì. Ricorda le versioni XR2, X sportiva, sì. Qui un altro bel confronto. 320i, 324D, un numero in generale molto focalizzato sul confronto benzina-diesel. Esattamente, quindi potenza contro il risparmio. Qui un po' di 6 cilindri. Sì, Lancia, Citroen Maserati, Ferrari, Alfa Romeo, interessante. Ford anche. 6 cilindri americani, 6 cilindri Volkswagen. Qui un focus sulle auto da lavoro, quindi i cosiddetti bread van, la Panda van, le Citroen varie, le Ford. Un focus molto interessante anche questo sulle auto da lavoro che troviamo normalmente per le strade, ma bellissima convertite. Questa Golf Sport. Sì. Non è più buia per la Ferrari, quindi sicuramente un periodo non bellissimo, abbastanza negativo, c'è un rientro, un ritorno. Sì, certo, secondo il nuovo tecnico Bernard, la monoposto di Maranello ha ormai imboccato la strada della rinascita e presto si vedranno i risultati. Speriamo noi di vedere anche in questa fase del 2020 una bella rinascita di Ferrari, dato che nella nostra playlist l'analisi, quella con il nostro caro Peppe e F1 with Carolina Tedeschi, abbiamo dopo ogni gara, il giorno dopo, sempre una bella diretta. Lunedì pomeriggio, ore 19. Sì, una bella analisi in diretta su Instagram, che poi potete rivedere qui su YouTube, sulle gare di Formula 1. Molto bello, come al solito. Un bel appuntamento classicone di WeDrive ormai da meno di un anno, però ci avviciniamo comunque. Tempo al tempo. Esattamente, manca poco. E che dire, prima di salutarci, cosa devono fare queste bici sperimentali? Ragazzi, molto semplice. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, lasciarci un mi piace, commentare qui insieme a noi, chiacchierare qui sotto e seguirci sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e il nostro sito che è Carlo www.wedrive.tv.